Naviganti del hobby, ben ritrovati sul canale. Allora, mi sono preparato un super tavolo, ho aperto tutto il set Game Master Dungeons & Cavern Core Set e sono pronto a farvi vedere come fare a utilizzarlo con tutti i suoi strumenti. Ci vediamo subito dopo la sigla. Guardate che super tavolo che vi ho preparato oggi. Allora, qui c'è tutto quello che trovate nella scatola, tranne il cutter e il cut mat più che altro, e i tre pennelli dry brush che ho preso in più io per comodità e perché giustamente Army Painter me l'ha mandati, quindi li utilizzerò. Poi sono andato a procurarmi le due batterie che, attenzione, sono due batterie non torce grosse, sono le mezze torce, quelle piccoline, quindi basta andare insomma in ferramenta, in un centro commerciale, le trovate sempre, e queste servono per scaldare il filo. Se si dovesse rompere questo, cosa che capita, avete all'interno del corset anche i ricambi dei fili e quindi non dovete preoccuparvi proprio di niente, tranne che divertirvi. Altra cosa che non c'è all'interno, mi sono procurato io, è questo sasso che serve praticamente a texturizzare il polistirolo. Adesso lo vedremo subito perché è una delle prime cose che facciamo, e questo sasso, come vedete, basta semplicemente passarlo sopra il polistirolo premendo un pochino e fate la texturizzazione, proprio parlando in italiano correggiuto, e quindi semplicemente iniziate già a dare una base al vostro fondo. Quindi per partire bisogna ovviamente utilizzare il libretto che c'è all'interno, che è il How to Build, ok? Dungeons & Cavern, eccetera eccetera. Avete ovviamente un indice dove vi spiega tutto, vi fa i ringraziamenti per averlo acquistato e ti dice un po' come la pensa Army Painter nei confronti dei giochi di ruolo, che richiedono sempre una grande fantasia e una capacità di evasione, cosa che piace moltissimo ai geek, che ovviamente è un modo buono per dire nerd, e il fatto che potersi costruire in 3 dimensioni il terreno di gioco è una delle cose che sempre abbiamo voluto, e negli anni sono stati fatti milioni di tutorial, e anche quando non c'era internet qualcuno insegnava nei negozi a farlo. Sapersi costruire da soli le cose è la base del modellismo ed è importantissimo per poter appunto giocare dopo. Allora, come funziona in questo caso? In cerca di avventura. Allora, qui ovviamente il party, come vedete, è già entrato in azione, stanno praticamente iniziando a scavare intorno e a fondo nel loro dungeon per trovare praticamente i tesori e vari, no? Come facciamo a realizzare una cosa del genere? Allora, quello che ci serve a noi è innanzitutto un metro per capire la grandezza, poi un cutter, o meglio il cutter ce l'abbiamo, sarebbe bene una matita. Io prendo, vediamo, una 2B e qua ho un 4B. La 4B, tra l'altro una Rembrandt, questa, signori, è una signora matita. Allora, la cosa che ci interessa è questa, poter capire come tagliare, quindi ce lo disegniamo prima e poi seguiamo quello che ci siamo disegnati. Qui ci sono varie istruzioni anche online per poter fare le varie cose, perché loro hanno fatto tutta una serie di istruzioni su YouTube che trovate sul loro canale e sono fantastiche perché ti danno appunto la possibilità di capire come fare a ricreare determinate scene. E poi qui comunque vi fanno vedere qualcosa. Allora, per costruire lo scenario, le texture, che è quello che vi dicevo prima, la prima cosa da fare è
cominciare a levigare leggermente la superficie del nostro polistirolo, perché quello che ci serve è renderlo un po', come vedete, poi dopo ovviamente bisognerà pulire, perché farete un po' di polistirolo in giro e di sporco in giro. Date leggermente una levigata, non occorre fare tanto, l'importante è che diventi abbastanza, diciamo, liscio e ruvido, poroso, più di quello che è, perché è lucido, ok? Poi vi dice di andare a tagliare e ricreare delle strisce che vi interessa. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo il nostro metro, li vogliamo di 1 pollice l'uno i quadrati, quindi giriamo dalla parte in cui abbiamo gli inch, che sono i pollici in inglese, ok? E andiamo a prenderci le misure. Per capire esattamente quanto è, andiamo a prendere un lato e segnarci 1, 2, 3. Ovviamente, ragazzi, non deve essere precisissimo al millimetro, non occorre proprio impazzire, quindi state tranquilli. Li prendete anche dall'altra parte e ovviamente poi tirate delle righe che andremo a tagliare. Quindi 1, ecco qua. Questo è proprio, ragazzi, l'hobby, il vero hobby, il vero modellismo è questo. È da qui in poi che si va veramente nel mondo dell'hobby, perché farvi da solo una cosa del genere dà una soddisfazione fantastica, veramente. Guardate, ecco qui ho fatto la seconda riga, prendiamo un attimino le misure e tiriamo una riga anche qui. E stessa cosa andiamo a farlo su tutti quanti i fogli di polistirolo. Chiaramente, ragazzi, tutte queste cose voi le potete fare anche da soli, comprate il foam da soli, comprate tutti gli strumenti da soli e via. Il kit è fantastico perché tutte queste cose alla fin fine hanno un costo comunque, e Army Painter ha cercato ovviamente di far diventare raggiungibile questo tipo di hobby e di modellismo statico, nel vero senso della parola, a tutti quanti. Quindi chiaramente, se voi andate a vedere per esempio quanto costano i singoli prodotti che sta vendendo in questa scatola Army Painter, vedete che è molto più conveniente comprare la scatola che prendere i prodotti singoli. Nel frattempo, vedete che ho fatto praticamente ci vedete in telecamera che sono un po' tagliato, vado un po' più su, così vedete meglio. Vedete che ho fatto praticamente le righe. Adesso la stessa cosa va fatta da sotto a sopra, quindi avremo, me lo metto così che è più facile, 1, 2, 3, 4, 5 e tutti quanti i prossimi fogli, se volete fare un dungeon, dovete farli in questo modo qua per poi tagliarli, quindi vi texturizzate dopo il tutto. Allora, uno qui, siccome non è esattamente 12 pollici ma è un po' meno e quindi diverrebbe un po' irregolare, ricordatevi di partire dallo stesso punto a contare, cioè o tutto alla sinistra o tutto alla destra, perché poi quando arriverete alla fine avrete un pezzo un po' più piccolo. Non è un problema, perché ovviamente bisogna tagliare, quindi andate a tagliare un pezzo che poi quello che avanza lo usate per fare le macerie, eccetera eccetera. Vedete, col polistirolo si fa veramente tutto. Allora, da qui a qui tiriamo un'altra riga e andiamo avanti così fino a quando non abbiamo i nostri quadranti. Non vi preoccupate se viene fuori irregolare, eccetera eccetera, perché dopo taglierete, sarà irregolare anche il taglio, anzi più irregolare è, più è naturale, perché ovviamente in natura la simmetria, come sapete, non esiste, è voluta. E quindi poi qui potremo aprire un enorme capitolo, perché nel microcosmo non è così, anzi è tutto simmetrico, ma mi taccio e vado avanti per la strada dell'hobby. Allora, fatto questo, quello che loro ci dicono di fare è texturizzare, quindi io vi prendo una bella roccia e comincio a fare così. Vado in giro con la mia roccia a rompere la superficie per texturizzarla. Vedete che, guardate, la passo anche sopra così e come vedete gli do una connotazione più naturale, rovinata,
tra le altre con un sasso vero che lascia ovviamente le sue impronte vere, quindi più roccia di così si muore proprio. Eccolo qui, vado a farlo fino a quando sono felice e contento di quello che sto facendo, ok? E poi se volete potete anche picchiare un po' di più per dare qualcosa in più. Ora abbiamo fatto anche il texturing, date una soffiatina, tanto quello poi dopo lo andrete a pulire dopo fuori e usate appunto qualcosa sotto, così dopo basta pulire quello, oppure ci vuole l'aspirapolvere. Allora, fatto questo, cominciate con una matita sempre a creare dei tagli, delle texture, quindi prendete scavando a fondo e fate proprio delle cose del genere e fate in modo che siano irregolari. Voilà, andate avanti così fino a quando non siete soddisfatti e in questo modo vi siete fatti praticamente la texturizzazione con le crepe. Queste sono proprio crepe sul pavimento, no? Andate molto spigolosi, regolari, fate le vostre crepe, tanto poi quando taglierete qualcosa si andrà a perdere, qualcosa no. Ecco qua. Ecco, e vedete, avete fatto praticamente tutta la parte delle crepe. Fatto questo, prendete il taglierino, facendo sempre ovviamente molta attenzione alla lama. Per i più piccoli, se seguite il canale, chiedete aiuto a papà e mamma per questa cosa, ok? Comunque il taglierino, quando avete alzato la lama, non si tocca più da quel lato, ok? Le mani sempre dalla parte opposta del taglierino. Tirate giù questa levetta in modo tale che questo sia bloccato e lui non possa andare più oltre, che diventa più pericoloso, tra le altre si spezza più facilmente, quindi mi raccomando bloccate qua sotto. Se levate questo poi potete cambiare le lame quando le avete rovinate e andate a farvi dei tagli che possono essere questi. Vedete? Praticamente ho fatto un taglietto, tiro su leggermente e levo via un pezzo. In questo modo ho fatto praticamente una crepa che simula un po' quasi un graffio nel pavimento, quasi da come se fosse una bestia, no? Quindi prendete, fate questo taglio e questo taglio accanto e poi tirate su quello che c'è in mezzo con la punta stessa. Se volete fate attenzione alle mani. Ecco qua, vedete? Allora, fatto questo, un altro qui, ecco, ok, allora, abbiamo anche fatto i tagli, ok? A questo punto possiamo decidere che cosa fare, cioè come fare le tavole piuttosto che fare delle stanze, piuttosto che fare dei corridoi, eccetera, eccetera. Io vorrei tutti i corridoi da 2, non di meno, perché insomma voglio che sia più agile utilizzare le miniature dopo. E qui è il momento di tagliare, quindi che cosa possiamo fare? Possiamo tagliare con il cutter a caldo oppure direttamente con il nostro taglierino. La prima cosa che ci interessa secondo me in questo momento è avere col taglierino, aprite un po' la punta, chiudete dietro, abbassate bene, entrate dentro con la lama e tagliate lungo la linea. Non occorre che sia totalmente regolare, tranquilli, fate attenzione a non andare fuori dal tavolo. Questo è fatto apposta per tagliare, quindi non vi preoccupate. E qui abbiamo fatto una sezione, ok? Adesso vorrei anche una stanza, quindi vado 1, 2, 3, 4, un quadrato di 4x4, me lo vado a tagliare 4x4. E mi sono fatto anche la stanza 4x4. Eccola qui. Ok? Qui ne abbiamo un'altra se vogliamo da 4x4, ma siccome non le vogliamo tutte uguali, tagliamo una L e la facciamo da 2
da 5 e da 4, quindi abbiamo la stessa stanza, vedete, però con un pezzo di corridoio in più. Eccoci qua. E poi ci servirebbe, credo, qualche altra sezione. Questo possiamo anche tagliarlo, credo, perché lo useremo per fare rocce dopo, perché è il pezzo che è irregolare rispetto agli altri. Farei 2 sezioni corridoio, 1 e 2. Vedete com'è facile arrivare a questo punto? Non quanto ci abbiamo messo, adesso non sto guardando ancora il minutaggio, ma mi sembra una cosa abbastanza agile. E poi abbiamo questo che potrei lasciare così per avere un'altra stanza. A questo punto voi ovviamente vi siete già praticamente fatti il vostro primo livello di dungeon, vedete? Qui potete ovviamente riprovate, così avete tutte le vostre prove fatte e sapete cosa state realizzando. Fate delle stanze in questo modo qui e siete a posto. Qui ci mettiamo un corridoio e come vedete qui un altro pezzo di stanza. Avete già fatto una sezione praticamente del vostro dungeon. Adesso quello che ci interessa invece con per esempio il cutter è andare a tagliare un pochino i bordi per fare in modo che non siano totalmente regolari, così diciamo che potreste farvi un Hero Quest in 3D che potreste poi colorare proprio come le stanze di Hero Quest, basta tagliarle della stessa grandezza, no? Dall'altra parte invece cosa fate? Prendete un taglia, diciamo, questo taglia appunto il polistirolo, premete questo tasto che fa fare contatto al filo e andate a tagliare lungo praticamente i bordi, rendendo irregolare il tutto. Quando voi andate a staccare, come vedete, il polistirolo si stacca facilmente e vi dà questa sensazione di irregolarità che è fantastica, perché eccolo qua, vedete? Ovviamente fatelo a finestra aperta perché può fare un po' di puzza e quindi è meglio insomma evitare. Allora staccate via i pezzi che sono in più sui bordi per fare in modo che vi venga fuori una cosa di questo genere e praticamente avete fatto già la prima parte del vostro dungeon, ok? Allora adesso vado avanti così con il timelapse e quando abbiamo finito andiamo avanti, ci facciamo un recap, ok? Tentando di capire insomma come andare avanti, dove siamo arrivati, ok? A tra poco. Ed eccoci qua ragazzi, allora adesso che abbiamo fatto la, diciamo, sagomatura, chiamiamola così, la sagomazione, scusate, di questi praticamente pezzi, andiamo a farlo un pochino anche sopra, perché è il modo migliore per limare senza dover andare a sbatterci troppo con la carta vetrata. Tagliate in diagonale in modo che i pezzi sembrino più smussati e facciano più caverna naturale piuttosto che sembrare proprio spigolosi, che è difficile che ci siano dei posti così spigolosi in natura, no? Quindi andate a tagliare praticamente lo spigolo in alto, vedete, e molto semplice, molto easy, non esagerate e via. Quando avete finito levate via il superfluo, vi ricordo che puzza un pochino, quindi occhio all'odore, e cercate di avere questo. Quando l'avete fatto prendete la carta vetrata che trovate nella confezione, date l'ultimo colpo in questo modo qui e siete a posto. Vedete, questa potete anche spezzarla, potete fare così e andare a, ok, levigare. Ed ecco qua, avete fatto una sezione stondata, guardate che bella, tutta già distrutta, dilaniata,
pronta per essere utilizzata per la vostra mappa. E andiamo avanti così con un bel time lapse. E ci siamo ragazzi, adesso abbiamo le nostre sezioni, ovviamente ora qui avete un sacco di polistirolo e di casino che andrà pulito, ma vedete che avete praticamente il vostro dungeon già completamente sagomato, che vi dà la possibilità di creare stanze in pollici dove metterete poi le pareti che potete fare sempre con, scusate, pareti volendo anche, ma soprattutto volevo dire porte che potete ovviamente fare anche col polistirolo. Potete fare per esempio delle colonne, potete fare appunto delle macerie. Qui le macerie le abbiamo praticamente già, quindi sarà sufficiente dopo andare a incollare in giro qualcosa per poter appunto simulare le macerie. Adesso quello che ci interessa è prendere un pennello, facciamo così, acqua, la mettiamo qui mettiamo un tovagliolo per il pennello e siamo pronti. Richiudete sempre il taglierino quando avete finito, rimettetela sicura in modo tale, specialmente i più piccolini, che non ci si faccia male, e andiamo a fare una cosa bellissima, cioè texturizzare ulteriormente delle zone con quello che loro ci hanno dato in ausilio, diciamo, nella scatola, che in questo caso, come vedete, è una bellissima confezione di Scenari Sand, che sostanzialmente è la sabbia per scenari. Avete praticamente qui eccola qua, ovviamente la sabbia che trovate per i scenari di modellismo, a parte il fatto che è selezionata apposta per essere a varie grandezze di granuli, è tutta disinfettata, quindi ovviamente si può prendere la sabbia dappertutto. Sapete che la sabbia che mettete fuori ha ovviamente i suoi batteri, questa è disinfettata con dei processi, di solito usano il gesso piuttosto che altri vapori, per cui praticamente diventa completamente sterile. Allora, insomma, nota importante anche per le mamme, perché poi il bambino arriva a casa con mamma ho preso la sabbia per fare il dungeon. Allora, adesso abbiamo praticamente la colla per l'XPS Foam, che è una colla fatta apposta, è sicuramente una vinilica. Quello che ci interessa a noi è andare in giro a metterla nei punti dove vogliamo la nostra sabbietta, che vi consiglio di mettere nelle parti in mezzo, cioè non andate troppo sopra, diciamo, è come se fossero dei pezzettini in mezzo, fa una bella scena. Allora, però ovviamente fate quello che la fantasia vi porta a fare, nel senso, io vi do dei consigli, poi voi ovviamente fate esattamente quello che volete, che è la cosa più importante di tutto. Prendete un pelo di acqua, ve l'asciugate il pennello sul foglio e qui avete praticamente un medium dry brush, è piatto, ok? Con questo potete andare semplicemente ad appiattire leggermente e a sagomare leggermente la vostra colla. Eccola qui, vedete che già così andate a sbordare praticamente nel resto dei mattoni. Lavate subito il pennello dry brush perché ovviamente è incollato, asciugatelo, rilavate se c'è bisogno, fate attenzione perché ovviamente la colla poi è più difficile da rimuovere quando non lo fate dopo, mentre all'inizio, essendo a base d'acqua, è molto più semplice. E poi cominciate a mettere la sabbietta e qui andate sopra la confezione in modo che poi l'avanzo può essere rimesso all'interno della confezione e ne perdete il meno possibile, e avete praticamente, vedete, questo effetto che è proprio un effetto pavimentazione rovinata. Eccolo qui, guardate che meraviglia, ecco qua. E qui abbiamo fatto una pavimentazione, ve la faccio vedere da più vicino, vediamo se la telecamera mi ausilia, eccola qua, vedete? Adesso abbiamo la texturizzazione della nostra sezione ed è tutto pronto per essere dipinto, quindi adesso praticamente non resta altro che replicare questa cosa e andiamo a vedere un pochino insieme a fantasia cosa possiamo inventarci per poter fare, oltre alla pavimentazione, anche altre cose, perché ovviamente qui si può fare veramente di tutto col polistirolo, quindi basta semplicemente che voi
e andiate avanti con la fantasia. Loro ovviamente poi cosa dicono? Allora, qui nelle istruzioni siamo arrivati al dunque, quindi abbiamo fatto quello che ci dicevano di fare qui, non serve altro che iniziare a dipingere, quindi metterò con lo spray fatto apposta una base che è un primer e dopodiché andrò a dipingerlo come voglio con il solito sistema triade che utilizziamo sempre, che tra le altre ultimamente diciamo Army Painter sta facendo più sua che può, specialmente con i colori nuovi da aerografo. Quindi avete una base, un colore medio e un colore chiaro che vi permettono, specialmente a dry brush, di avere questi effetti che tra poco vedremo. Nel frattempo avete il vostro posto di gioco e da qui è tutta fantasia, perché ovviamente potete ricreare delle sezioni, grandi, piccoli che siano. Vedete che loro qui hanno fatto veramente di tutto. E poi vi dicono che ci sono delle tecniche avanzate e qui vi fanno fare praticamente delle cosine in più che adesso andremo a vedere per poter praticamente fare, ok, il vostro dungeon più bello possibile. Una cosa molto interessante che fanno vedere, che sembra una cavolata ma è veramente interessante, è che con questo potete andare a premere l'interno delle, vedete così, l'interno dei vari sassetti in modo tale che sembrino più naturali anche questi e separati. E guardate che belli che vengono così. Vedete? C'è un minimo di ombra, per cui praticamente se voi andate a scavare un po' con lo spigolo lungo le linee, prendete tutti i quadrati e chiaramente anche qui è solo una questione di pazienza, perché poi una volta fatto e finito vi piacerà così tanto che direte oh, lo rifarei ancora e ancora, e infatti poi ci sono altri kit con cui andare avanti a farlo. E chiaramente questo è il vero hobby, ragazzi, quindi cioè, qui si sta facendo hobby ai massimi livelli, proprio, cioè dove si va ad autocostruirsi da soli tutto quanto, e ovviamente non è una passeggiata, è lungo, è un hobby fatto apposta per magari rilassarvi, mettete un po' di musica, potete mettere la musica d'ambiente che vi interessa di più per avere appunto l'ambiente più vicino anche a quello che state facendo. Molti lo fanno, io compreso, metto le colonne sonore di solito tipo dei Signori Anelli, dello Hobbit, perché mi aiuta ad entrare un po' nella parte e mi aiuta a evadere, che in fondo è quello per cui faccio questo hobby, anche quando lo faccio per conto mio e non qui con voi col canale. Ultimamente sono quasi sempre sul canale con voi, E vedete che qui avete praticamente abbassato ogni mattone e questo dopo farà un effetto realismo veramente fantastico. Prima tecnica, diciamo, tips and tricks, diciamo, particolare. Un'altra potrebbe essere quella di fare i muri, per esempio, no? E quindi di scolpire con alto polistirolo delle piccole pareti o fare delle scale, per esempio. Allora, praticamente quando andiamo a fare delle scale si fanno in questo modo. Questo è finito. Questi poi andiamo avanti a farli a parte, lo vedrete quando abbiamo finito. Andiamo a vedere come fare delle scale. Le scale, per poter fare le scale con i pollici, noi andiamo a prendere più sezioni e vi faccio vedere come. Praticamente li incolliamo uno sopra l'altro. Quindi abbiamo due sezioni qui, facciamo un corridoio da 2 pollici. Andiamo a tagliare, cioè prima andiamo a segnare, come vedete, le solite righe, andiamo a fare i soliti quadrati, quindi qui cosa faremo? Giriamo il foglio e ci prepariamo la nostra sezione sempre da sinistra verso destra, cioè dalla stessa direzione, perché non sono regolari completamente i fogli, quindi sapete che vi avanza un pezzo sul finale, eccolo qui infatti, che non è più un pollice ma è 1 centimetro circa, ci scommetto, quasi 1,5 centimetri quasi, e ho messo male, e da qui diciamo che la cosa appunto interessante è che quella parte in avanzo non si butta assolutamente, perché diventa ovviamente il nostro, le nostre macerie, le nostre colonne, eccetera eccetera. Quindi tutto si recupera, il polistirolo veramente permette con la fantasia di fare qualsiasi cosa. Voi andate a tirare le vostre righe, eccole qua, tiriamole tutte e facciamo un altro corridoio, giusto?
Questo credo che sia un tutorial bello utile perché vi dà veramente la possibilità di capire tante cose. Allora qui andiamo a fare direttamente quello che si diceva prima, cioè le crepe, eccole qua. Crepiamo un pochino tutto, voilà, e via. Tanto poi queste ovviamente sembrano disegnarsi, ma non li vedrete dopo, no? Perché tanto andiamo a dipingere tutto, quindi non è un problema. Andiamo a tagliare con il taglierino, quindi con il cutter, di nuovo un po' con la lama un po' più lunga. Andiamo sempre sopra il cut mat in modo tale che non roviniamo il tavolo e andiamo a tagliare. Prendiamo il foglio avanzato e lo leviamo e abbiamo un altro dei nostri pezzi. Ora andiamo a fare sempre il solito discorso, cioè scaldiamo il filo e andiamo a levare tutti i pezzi in più che non ci interessa avere per renderlo un po' più irregolare. Ecco qua, gli angolini, angolini e via così. Non occorre levare tutto, anche solo piccoli pezzi. Eccolo qua. Poi andiamo a fare questa parte qua che è importante per poi levigare meno dopo. Quindi tagliate dei bordi, vedete, così. Eccoli qua. E voilà. A questo punto carta vetrata, parte superiore. Se partono pezzi non vi preoccupate, tutta natura. Ed ecco qua il vostro nuovo corridoio. Fatto questo, mettiamo il cutter a posto, tranquilli che dopo insomma adesso si pulisce. Adesso cosa vogliamo fare? Noi vogliamo fare degli scalini, quindi quello che ci interessa è avere per esempio una sezione da 3 e quindi me la taglio qua, eccola qui. Poi vado a farmi quello che abbiamo fatto prima, premendo in giro, ecco qua, così abbiamo già tutto texturizzato. Dalle altre non ho fatto la texture col sasso, adesso andiamo a farla. Voilà. E voilà. Ecco qui. Allora, sasso magico, andiamo col nostro sasso a fare le texture sopra in modo tale che tutto sembri assolutamente naturale. Premete pure, cambiate posizione del sasso così avete altre texture. Tutte quelle che adesso sembra di non vedere le vedrete quando andate a fare il dry brush perché farà un effetto stupendo. A questo punto prendiamo un'altra sezione da 2, voilà, andiamo a anche questa texturizzarla per rendere regolare. Carta vetrata, i passaggi sono sempre quelli, ragazzi. E voi avete una base per i vostri gradini, colla, andate a mettere la colla su 4 di 6 scalini, vedete, e andate a creare uno spessore con lo scalino ed ecco che avete fatto la prima scala. Se volete, fantastico, bellissimo, l'ultimo pezzo lo fate solamente a 2 ed ecco che possiamo anche texturizzare così, vedete? Andiamo a prendere l'ultimo pezzettino, eccolo qua, e guardate in un attimo come abbiamo tirato su le nostre scale. La parte irregolare la mettete davanti, la parte più piatta, che in realtà qua come vedete non è neanche tanto piatta, la mettete dietro. E qui avete fatto anche un lavoro per le scale. Andate a texturizzare gli spigoli in modo tale che non sembrino veramente spigolosi, perché appunto non ci può essere tanta simmetria in natura,
Ed ecco qua, avete fatto una sezione delle scale che quindi quando poi avrete il vostro dungeon, in fondo al corridoio ci sarà la salita per andare magari a un secondo piano dove avete più polistirolo, più grandezza, eccetera, eccetera. E anche qui abbiamo fatto il nostro. Questa è già pronta, finita, quindi non ci resta che mettere un po' di colla in mezzo e magari un pochino qua sotto e andiamo a mettere la sabbia, ok? Fine anche qua. Prendiamo la sabbia sopra, come vi ho detto prima, sopra la confezione. Adesso si sta ancora incollando e quindi ovviamente siccome la superficie è piatta fa più fatica, no? Andate a mettere la vostra sabbia sopra e la fate scendere e cadere in modo tale che, vedete? Zac, e avete fatto la vostra base. Lasciate asciugare e avete già le scale pronte. Ecco qua. E questa sezione, anche questa, possiamo dire che è fatta, la possiamo mettere lì e è pronta, ok? Andiamo avanti. Cosa si potrebbe fare ancora per poter far sembrare, guardate, vi faccio vedere una cosa che può essere molto carina. Allora, questo qui che ci piaceva mantenere come sezione, la possiamo girare dalla parte opposta e possiamo praticamente andare a fare delle, ma teniamola di qua così abbiamo i pollici e andiamo però a rigarle in mezzo così. Tenete le proporzioni dei pollici in modo tale che si vede insomma che ci sono, e qui mantenete i quadrati e a questo punto andate a fare dei piccoli nodi del legno in mezzo e fate sembrare praticamente una tavola di legno, o meglio una passerella con delle tavole di legno, vedete? Quando andate a colorarlo sembrerà proprio legno e avrete fatto un'altra bellissima sezione in pochissimo, che è una sezione fatta con dei pezzi di legno un po' decadenti, marci o marciti, che come vedete hanno delle crepe, sono rotti, eccetera eccetera. Guardate che bellezza, e in un attimo quante idee vengono fuori da dei fogli di foam che praticamente altro non è che polistirolo, e avete fatto praticamente la vostra sezione di legno e la tenete lì. Fatto anche questo, vediamo un pochino cosa potremmo fare. Si potrebbero fare per esempio i mattoni, e qui ovviamente ci serve un pezzo, una parete, un pezzettino di parete. Andiamo a tagliarci una sezione di questa parete. Ovviamente se volete prendere le misure più facilmente basta fare così, quindi nel momento in cui io metto il cutter qui, ok, e poi lo riprendo di qua e lo allineo, eccolo qui, so che ho i 2 pollici di sezione e diciamo che viene una parete un po' bassa, forse sarebbe meglio aumentare di 1 pollice e quindi invece di tagliare di qua, siccome anche lui ha un pollice, taglio dalla parte opposta e quindi mi tengo il foglio così e taglio qui e qui in modo tale che si veda. Mi giro per comodità il foglio perché vado più comodo a tagliare, vedete, la parte dalla parte destra del metro, diciamo, di ferro, e premendo abbastanza forte, sempre sul cutter, andate a tagliare. Se non si taglia, ripassate, andate a mettere via questo e avete la vostra sezione, diciamo, o meglio sezione di parete fatta per i mattoni. A questo punto sempre il solito discorso, però magari un po' più irregolare, mattoni un po' più sottili, andate a premere forte e datevi delle sessioni, e oggi ce l'ho con le sessioni, delle sezioni così, texturizzate praticamente per farlo sembrare pareti di mattoni. Tale altre, vi ricordo che ci sono anche altre cose come per esempio gli strumenti di Greenstuff che sono texturizzanti, che potete utilizzare per fare direttamente delle pavimentazioni spettacolari piuttosto che appunto delle pareti spettacolari. Vedete, qui avete fatto delle sezioni appunto
texture, qui andate a mettere con la matita a tagliare e fate i mattoni, che ovviamente sono sfasati, come vedete, una riga sì, una riga no, ok? E andate avanti così. Quando li avete fatti tutti, andate a fare le solite cose che abbiamo fatto di là, cioè entrate dentro con il pezzo di ferro, fate in modo che sembri più irregolare, fate sempre la texturizzazione con il sasso, in modo tale che tutto sembri completamente naturale. Guardate che bellezza, in un attimo cosa viene fuori, guardate. Tutte queste cose qua sono utilissime poi nel gioco di ruolo, perché ovviamente avete fatto un mondo che è completamente vostro, che nessun altro ha, e questo è il bello dell'hobby, che ve lo siete inventato praticamente da soli. E guardate che bello e che fantasia che richiede fare una cosa del genere. E qui devo dire, ragazzi, per quanto io sia amante dei videogame, non c'è videogame che tenga, cioè, questa è la parte veramente più bella di questo hobby, che poi quando andate a giocare con tutto dipinto, tutto fatto, tra le altre con gli amici super gasati, perché dicono che figata che è giocare a casa tua con questi giochi, cominciano anche loro a fare le loro perché si appassionano, fondate un mini club e diventa veramente spettacolare, perché è proprio bello mettersi lì insieme a giocare con questa cosa. Guardate, qui ho lasciato una sezione, sono riuscito a dire sezione, ragazzi, una sezione praticamente più alta, in modo tale che sembri il basamento del muro, e vedete che ho fatto già la texturizzazione del muro. A questo punto, come sempre, andate a rovinare una parte tirandola giù. Seguite la riga, tirate giù i pezzi di polistirolo. Ricordate, non occorre premere tanto, è una questione proprio di stare leggeri, tirare giù un po' tutto, perché fa praticamente più, ecco qua, fa più naturale, insomma. Poi dopo un po' vi fate la mano e vedete che viene fuori molto facile, easy. Dove andate a sbagliare non è un problema, perché tanto diventano finte crepe, quindi fantastico. Continuate fino a quando non avete fatto praticamente almeno le righe orizzontali, tanto le verticali le avete premute molto con la matita, e almeno avete un'idea di parete un po' più veritiera. Prendete il sasso e fate le solite cose. Passate il sasso come se fosse un mattarello, oppure lo premete. Vedete che sto premendo sui lati per fare in modo che si rovinino gli spigoli senza andare troppo a limare. È un altro metodo per avere tutto texturizzato, vedete? Quello che avanza, passata, e c'è da posto. E anche questa è fatta. E avete una parete che potete utilizzare per i vostri giochi della stessa grandezza, come vedete, e potete utilizzarla anche, per esempio, per tagliarla ovviamente, e utilizzarla per poter fare per esempio anche degli scenari. Quindi è fantastico anche se avete bisogno di fare una basetta con uno scenario. Magari ci mettete due LED qua dietro che sono facilissimi da inserire, che fanno da fiaccola, e avete fatto l'ingresso del dungeon magari per un concorso di pittura, e l'avete fatto veramente in poco o niente. Il resto diciamo che è tutto pittura, ok? Nel frattempo guardate, gli scalini si sono asciugati e sono diventati veramente bellini, e sono anche leggeri, quindi è facile da portare, da trasportare, mettete tutto in un sacchetto e via. Quindi non è difficile nemmeno quello, basta una valigetta vuota, la mettete sopra, il polistirolo ovviamente non può rovinarsi più di tanto. Dopodiché andiamo a vedere cosa dicono loro qui. Vedete che loro qui ormai sono già arrivati alla pittura e già arrivati, diciamo, alla decorazione, che sarà quella dei tuft, eccetera eccetera. Quindi qui cosa facciamo? Dobbiamo tornare alla pagina Paint e iniziare a dipingere, e questo lo vedremo nella prossima puntata con il prossimo tutorial. Facciamo un breve recap e dopo ci vediamo la prossima puntata. Insomma ragazzi,
abbiamo messo a realizzare delle cose così semplici come pareti, piuttosto che corridoi, piuttosto che stanze, piuttosto che passerelle di legno e scalini e scale. Abbiamo fatto tutto questo in pochissimo, è sufficiente poi nella prossima puntata vedere come vengono dipinte, ma lo sapete già, è un dry brush leggerissimo, fatto con 3 colori, ormai chi segue il canale è molto scafato già su questa tecnica. E ovviamente dopodiché non è stato che giocare. Io vi farò vedere un paio di trick in più perché farò le macerie con quello che avanza, tenterò di fare altri tutorial con per esempio come fare le colonne, come fare magari degli archi, eccetera eccetera. Ci vediamo ragazzi la prossima puntata dove dipingeremo quello che abbiamo costruito oggi.